Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle previsioni più seguite dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei, così. Allora ragazze mie e ragazzi, bentornati a tutti e grazie a oltranza per tutto quanto. Do un calorosissimo benvenuto alle ragazze nuove e ai ragazzi nuovi dicendovi studiate, ok? Studiate come stanno facendo anche le nostre veterane che stanno ristudiando i podcast con una coscienza aperta all'inverosimile, traendone non solo beneficio ma riscontri immediati. Perché alla 14ª volta che senti il podcast, allora capisci tutto. E quindi sono veramente felice di questa cosa. Io ve l'ho sempre detto, studiate, applicate e i risultati sono quelli che già sapete. Quindi oggi io parto subito. Io parto subito oggi. Dico soltanto questa cosa per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi: lasciatevi ispirare dal nostro format lui-lei. Sono energie divino maschile, divino femminile, va bene? Io leggo le energie del divino maschile e le energie del divino femminile, poi vedi tu dove ti ritrovi, ok? E quello che può accadere in questa settimana sulla base di quelle che sono le potenzialità in essere, quindi verso il Dharma, e quelle che sono le sfide karmiche funzionali affinché noi forgiamo le nostre armi spirituali. Allora, ragazzi miei, io parto subito. Oggi parto direttamente con i tarocchi, poi ci mettiamo gli oracoli. Allora, andiamo a vedere il nostro maschione in questa settimana cosa ci combinerà. Cosa ci combinerà? Lo dico per le ragazze nuove, i miei oracoli lui-lei li trovate sotto l'info box in descrizione e se desiderate acquistarli, altrimenti poi mi mandate tante email dove devo acquistare, ok, mi sto ricordando sempre di dirlo. E sotto l'info box in descrizione, va bene? Ok. Allora, andiamo a vedere il nostro maschione cosa ci combina in questa settimana. Qual è l'energia attuale di lui nei confronti di lei in questa settimana? Energia attuale di lui nei confronti di lei in questa settimana. Cioè, l'energia attuale, non in questa settimana. Poi andiamo a vedere che succede in questa settimana. Energia è saltato da solo un 6 di coppe. Sta nostalgico questo, bello mio, questa settimana. Sta nostalgico. Energia attuale il 6 di coppe. Il 6 di coppe mi parla di un'energia attuale di lui che vuole condividere bei momenti insieme a lei. Mi parla di un lui che la ricorda con nostalgia, con una bellissima energia di momenti felici. Mm. Ok, è possibile che stanno insieme, no? Tanti lui e lei stanno insieme, quindi l'energia attuale è proprio quella di una energia molto preziosa, di condivisione bellissima. Ok, vediamo quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei. I pensieri di lui nei confronti di lei. Il carro. I suoi pensieri sono quelli di viaggiare verso di lei. Viaggiare, spostarsi, muoversi, avanzare. Sta pensando di spostarsi verso di lei, di fare anche un trasloco, di fare un viaggio. Sta pensando di avere esito, di avere successo con lei al netto di questa bellissima energia del 6 di coppe. Qua molti di lui ricordano lei e stanno pensando di andare da lei. Ok. Vediamo cosa ha nel cuore lui, cosa prova per lei o cosa ha nel cuore lui. Cosa ha nel cuore? Cosa prova per lei o cosa ha nel cuore? Wow, la giustizia. La giustizia mi parla che il suo cuore vuole risolvere delle cose. Giustizia mi parla di il suo cuore vuole prendere la decisione, l'ha già presa la decisione di andare da lei e condividere questa bellissima energia. Molti di lui e lei stanno insieme con queste carte qui, stanno godendo di momenti idilliaci, bellissimi. Altri di lui vogliono anche risolvere qualcosa che è accaduto tra di loro, la giustizia. Avanzare, risolvere, parlare, prendere decisioni giuste. Hanno una bellissima energia loro, I lui. Ok, bravo.
Qua abbiamo forti segni del cancro, ascendente cancro e bilancia, ascendente bilancia. Vediamo quale può essere il blocco di lui nei confronti di lei. La famiglia forse, il 10 di denari, oppure il lavoro. O il lavoro, o la famiglia, oppure delle responsabilità familiari che possono un po' giocare contro in questa settimana. Famiglia, lavoro, responsabilità, casa. Però non vedo grossi blocchi, possono essere, cioè a livello emozionale sta molto bene. Ok, vediamo da questa parte. Magari ci possono essere delle questioni, per esempio, no, il lavoro, lavorano fuori e vogliono andare verso di lei, il lavoro è il blocco, oppure stanno fuori, lontani, famiglia, casa, lavoro. Ok, vediamo un po' da questa parte. Energia attuale del femminile nei confronti del maschile, oppure energia attuale del femminile. Energia attuale di lei. Energia attuale di lei. Energia attuale di lei. Qual è l'energia attuale di lei? Il 9 di denari. Lei ha una bellissima energia molto focalizzata su di sé. L'energia attuale di lei, io penso, è una bellissima energia, di forte autonomia emozionale, anche economica, forte indipendenza emozionale. Qua c'è un femminile molto concentrato su di sé, più che sull'amore, o possono anche stare insieme, ma al di là vedo un femminile con 9 di denari, cioè sta molto bene, pensa molto a se stessa, alle sue qualità, al suo lavoro, al suo denaro. Forte il segno della Vergine. Ok, vediamo quali sono i pensieri di lei nei confronti di lui, o di un lui, o dell'altro, o dell'amore. Vediamo, perché qua io sto parlando di energie, possono essere anche persone che non stanno insieme a nessuno, no? Ok, andiamo a vedere i pensieri di lei nei confronti di lui, di un lui o dell'amore. Vediamo. I pensieri del femminile quali sono? 3 di bastoni. Qua lei ha o qualcuno a distanza e quindi sta pensando a qualcuno che è a distanza, nel frattempo ha molta concentrazione su di sé. Il 3 di bastoni qua mi parla della voglia di lei di avanzare comunque. Il 3 di bastoni sta pensando di avanzare, di muovere dei passi verso l'amore, verso la condivisione con l'altro. Sta pensando, al di là se c'è un lui o meno, sta pensando di muovere dei passi verso l'amore con l'altro, verso una condivisione. Sta pensando di avanzare, muovendo piccoli passi, o sta aspettando prima di avanzare. Vediamo un po'. O sta aspettando qualcuno prima di avanzare. Vediamo cosa ha nel cuore lei. Cosa prova lei per lui. Cosa prova lei. Cosa c'è nel cuore di lei. Lei sta bene col 9 di coppie così come sta. Se ne vale la pena si apre a qualcuno. Infatti sta pensando se ne vale la pena oppure no nella persona che può incontrare in questa settimana rispetto a un'altra persona con cui è in connessione. Io vedo che alcune di lei che stanno bene già con lui, vedo proprio bene, ok? C'è una bellissima energia per chi sta già insieme, si condivide, bellissima energia. E per altri io qua invece vedo una lei che sta in una zona comfort sua, ma è bella questa zona comfort perché ha a che fare con l'amore di sé, sta pensando di muovere i passi verso l'altro, chiunque l'altro sia, vedo una bellissima energia di stabilità da questa parte. Vediamo un po' qual è il blocco di lei nei confronti di un ipotetico lui, se c'è, o nei confronti dell'altro. Il blocco di lei nei confronti di lui. La regina di denari sta bene mo così come sta, se qualcuno non le dà quello che merita per la stabilità, lei non si apre proprio. La regina di denari, il blocco. Lei ha perso la pazienza rispetto a cose che non le garbano più, no? E quindi sta dove sta
E io vedo una lei molto concentrata su di sé in questa settimana più che sull'altro. Non è una lei che può dare una stabilità a un altro a meno che non ne vale la pena. Oppure io qua vedo una lei che è molto concentrata sulle sue cose lavorative, familiari in questa settimana. Sì, la vedo così lei. Sì, le vedo così. Il matto qua sotto è una lei che non si lascia andare facilmente se non c'è qualcuno alla sua altezza, se la prende proprio con calma. Ok. Andiamo a vedere. Alcune di lei non sono pronte a un'unione con l'altro, a una stabilità con l'altro. Vedete un po' dove vi risuona. Forse il segno Capricorno, Vergine e Toro. Vediamo un po' quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana. Le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana. Intenzioni di lui. Qua c'è un 10 di bastoni. C'è qualcosa che fa fatica ad avanzare, probabilmente dovuto a una distanza, lavoro, famiglia, denaro. 10 di bastoni mi parla di una stanchezza, c'è un lui stanco di qualcosa che si porta addosso una pesantezza. 9 di denari potrebbe essere relativo al lavoro, e lo dicevamo anche qua. Quindi alle intenzioni, prima di... ci sono rispetto alle intenzioni vorrebbe fare delle cose, no? Perché l'abbiamo visto qua, però c'è una stanchezza, una pesantezza che si porta addosso. Vediamo le azioni che farà, se farà delle azioni. Che azioni, le azioni che lui farà nei confronti di lei, nei confronti del maschile in questa settimana, scusami, le azioni che lui farà nei confronti del femminile in questa settimana, quali sono? Le azioni. Però c'è un asso di coppe. Qua lui vuole l'amore con lei in questa settimana, nonostante ci sia della pesantezza perché una situazione non avanza, o per distanza, o per lavoro, per famiglia, per denaro. Infatti le azioni sono relative all'asso di coppe, quindi spingere in avanti questo 10, questa pesantezza, e quindi prendere coraggio, avere un'opportunità d'amore nuova, ok. Può darsi che ci sia una distanza e lui sta ricordando una lei, questa cosa è pesante, perché vuole vivere quei ricordi nuovi, vuole avere nuovi ricordi da mettere dentro il cuore, mi spiego? Ok. Io leggo tutto quello che vedo, poi voi lo applicate. Andiamo a vedere da questa parte. Quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui o le intenzioni del femminile in questa settimana? Le intenzioni. Asso di bastoni. Lei ha intenzione di aprire un'opportunità con un lui nuovo, con un lui specifico. Sì, ha intenzione di aprire un'opportunità, di avere un'opportunità in questa settimana, ok. Di cogliere un'opportunità. Vediamo le azioni che farà lei nei confronti di lui, quali sono in questa settimana, le azioni. Lei le scrive, paggio di coppe, qua c'è un'energia, può essere anche un uomo da questa parte, io leggo le energie e poi voi le applicate. Qua c'è corrispondenza nelle azioni da tutte e due le parti. E paggio di coppe vedo una lei che scrive anche messaggi d'amore, vedo un femminile anche che corteggia, che sa corteggiare a partire dalla sua autonomia psicofisica ed emozionale. E qua c'è un femminile molto che sa, un femminile molto stabile a livello psicofisico. Qua c'è un maschile a cui manca un femminile, va bene? Quindi c'è un maschile che sente la pesantezza dei ricordi, la pesantezza di ricordi felici, e quindi che magari ci sono questioni lavorative o di distanza che non hanno permesso di avanzare fino a questo momento, non avere ancora una stabilità per poter avanzare, varie sono le sfaccettature. Fatto sta che vuole, le sue azioni sono conformi a darle quest'asso di coppe, c'è una mano col cuore, no? E lei riceve bene questa cosa, paggio di coppe, io vedo una lei che si fa corteggiare, una lei che è propositiva, che compie azioni. Ok, bellissima energia. Vediamo un po' da questa parte qual è l'energia finale di lui nei confronti di lei.
Energia finale di lui nei confronti di lei in questa, scusatemi, in questa settimana. Energia finale di lui nei confronti di lei in questa settimana. La regina di denari. Allora, la regina di denari l'abbiamo qua al blocco. Qua c'è una lei molto impegnata sulle sue cose, responsabilità, famiglia, ok? L'energia finale è che lui vuole avere la fiducia di lei, vuole recuperare la fiducia di lei. È pur vero che alcuni di lui se la prendono con calma, con dei tempi, hanno dei tempi proprio perché hanno queste obbligazioni al blocco, va bene? Nonostante le sue azioni sono quelle di far fiorire l'amore. E qua c'è un lui concentrato anche lui sulla famiglia, sulle responsabilità, ma questo non impedisce di fare azioni che parlano d'amore nei confronti di lei. Ok, andiamo a vedere da questa parte energia finale di lei nei confronti di lui, o energia finale del femminile in questa settimana. Paggio di bastoni, io vedo una lei molto propositiva, la voglia di esplorare, molto entusiasmo, io vedo una lei molto entusiasta a partire dalla sua autonomia, lei non vedo nessun tipo di dipendenza emozionale in questa settimana, no, vedo una lei capace di se stessa, consapevole, fiera di se stessa, vedo una lei propositiva all'altro, aperta all'altro. Qua c'è energie femminili che vogliono conoscere l'altro, stanno infatti pensando, magari c'è un lui a distanza, intanto stanno nella zona comfort, loro hanno una zona comfort positiva, funzionale alle loro obbligazioni, le fanno stare bene perché vedo un'energia molto positiva in questa settimana da entrambe le parti. Qua c'è energie maschili un po' più nostalgiche, energie femminili che non sono per niente nostalgiche, zero, ma si godono proprio la vita giorno per giorno e vedo lei, energie di femminili che comunicano con un lui, molto entusiaste, vedo un po' più maschile, un po' più provato da alcune responsabilità, invece il femminile lo vedo fresco, ok? Benissimo, andiamo a chiarirci queste carte adesso. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo un po' cosa ci dice. 6 di coppe, adesso ci andranno a mettere ulteriori dettagli, no? Per varie circostanze specifiche. Vediamo un po'. Vediamo quel 6 di coppe, energia attuale di lui nei confronti di lei, energia attuale di lui nei confronti di lei, 6 di coppe. Il mago, lui vuole un inizio, vuole manifestare un inizio. Io vedo inizi, vedo manifestazioni, vedo comunicazioni, assolutamente sì. Il mago, forte il segno del gemelli, qua abbiamo. Qua c'è un lui che vuole manifestare un'energia preziosa nei confronti di lei, ok? Vediamo allora questo carro, i pensieri di lui nei confronti di lei con il carro. Assolutamente sì, qua mi parla di lui che sta pensando di far funzionare le cose, 8 di denari tra tutti e due. Sta pensando di mandare avanti una connessione, far funzionare le cose. È pur vero che qua c'è anche un lui impegnato non solo in questo, nel voler far funzionare le cose tra tutti e due, ma anche ad avanzare a livello lavorativo. Magari c'è un lui che sta lavorando a distanza e questa può essere la priorità, ecco perché lo stanca il 10 di bastoni. Ok. Però questo non impedisce di voler far funzionare le cose anche con una lei. Vediamo la giustizia. La giustizia nel suo cuore, la giustizia. Ok, il 7 di spade, vuole sistemare delle cose per cui magari lei ha potuto non fidarsi di lui. Quindi abbiamo la giustizia, voglio sistemare delle situazioni, delle bugie che sono state dette, oppure dei comportamenti un po' disonesti che hanno fatto perdere la fiducia a una lei, probabilmente, e vuole sistemare tutto questo. Il suo cuore gli preme affinché lui sistemi tutto questo. Ok. Può essere. Sì, no, questo è. Il suo cuore sa che deve dire la verità su alcune cose. Vediamo un po' questo 10 di denari al blocco. Il 9 di bastoni. Qua c'è una stanchezza che riguarda una casa, stabilità o famiglia da parte di lui, che gli dà pesantezza.
Forse la famiglia o il lavoro possono impedire o possono aver impedito un avanzamento. Mm. Eh sì, perché c'è una sorta di un po' di paura di fare un salto, ma non tanto paura, c'è stanchezza più che paura, che è dovuta alla famiglia, denaro, lavoro o casa. Sì, vedi il re di coppe qua sotto, qualcosa che gli impedisce di questa natura qui di lasciarsi andare, di avere un po' di freni in questa settimana o li può aver avuti fino a questa settimana. Vediamo le intenzioni col 10 di bastoni. Le intenzioni con il 10 di bastoni, le intenzioni di lui nei confronti di lei, 10 di bastoni. Sì, qua c'è la forza, lui sta lottando perché vuole entrambe le cose. La forza mi parla di recupero, di avere forza per non mollare, non arrendersi, vedo responsabilità di altra natura qua, più la voglia di avere un inizio con lei, di condividere l'amore. È pur vero che alcune obbligazioni c'è da aspettare dei tempi. Sì, ma io qua vedo che lui ce la vuole fare, capito? Con la forza qui. Abbiamo anche il segno del leone forte. Vedi la giustizia. Qua ci sono delle situazioni che lui vuole risolvere con lei, riguardanti il denaro, anche una convivenza può essere, per cui ci sono state delle remore, delle discussioni e vuole risolvere queste situazioni qui, lo stancano, vuole mettere sforzo e impegno affinché si risolvano. Vediamo le azioni che farà lui nei confronti di lei in questa settimana con l'asso di coppe. Le azioni. Il 10 denari, lui vuole incontro, riunione, rincontrarsi, avere anche la stabilità con lei. Forse è lei che non vuole stabilità con lui, per alcune. L'ho detto prima, vi ricordate? O comunque io qua vedo un'opportunità di stare di nuovo insieme, 10 denari, anche con la famiglia, con i figli. Io dico quello che leggo, poi voi lo applicate, eh. Lui farà azioni di questa natura. Perché? Perché vuole lottare per questa cosa, seppure è una situazione che può essere stata pesante. Sì. Sì, adesso vi dico. Vediamo questa regina di denari. Regina di denari, energia finale di lui nei confronti di lei con la regina di denari. L'appeso, infatti qua ci sono questioni, anche una madre che può essere al blocco anche per la lei, oppure una datrice di lavoro. Qua ci sono questioni, obbligazioni lavorative, di famiglia o di altre responsabilità da attendere, non riguarda l'amore, perché qua c'è un lui innamorato o comunque vuole fare azioni d'amore che ha ricordi felici, belli rispetto a lei. L'unica cosa che può intoppare sono obbligazioni di natura lavorativa, una madre, una che può, diciamo che loro vogliono risolvere questa cosa. Ecco perché fanno azioni in questa settimana che riguardano la voglia di avere la fiducia di lei. Va bene? Mm. Oppure c'è una lei che può essere impegnata e loro vogliono invece che si impegni con loro, ok? Va bene, va bene. Forte energia del pesci. Andiamo a vedere da quest'altra parte. Allora, vediamo energia attuale di lei nei confronti di lui col 9 di denari. Energia attuale di lei nei confronti di lui col 9 di denari. Energia attuale di lei nei confronti di lui 9 di denari. 5 di spade. Qua c'è una lei che è molto concentrata su di sé perché è come se ci fosse tensione con lui o con l'altro fuori da sé. Mm. Come ci fosse una lei che fino a questo momento non ne ha voluto sapere, però poi qua si apre. Mm. Vediamo un po' i pensieri di lei nei confronti di lui col 3 di bastoni. La papessa, infatti, vedo una lei molto introspettiva che non si apre facilmente, sta valutando delle situazioni.
Vediamo cosa prova lei per lui o cosa ha lei nel cuore. 9 di coppe, 8 di bastoni. Lei preferisce stare in una sorta di zona comfort più che comunicare, o meglio ha preferito fino a questo momento. Poi abbiamo visto che in questa settimana invece si apre. Vediamo un po'. Ha preferito far fluire l'energia per se stessa, ok? Vediamo la regina di denari al blocco. Regina di denari al blocco. L'asso di denari. Qua alcune di lei per delle... Allora, per alcune di lei che vogliono lui, con cui c'è tensione, stanno valutando le cose, c'è un'altra donna in mezzo e questo impedisce l'opportunità. Per altre di lei invece che vogliono, per altre di lei le vedo molto concentrate sulla loro stabilità personale più che sull'amore. Perché ha avuto la priorità fino a questo momento, questa cosa qui. Va bene? Quindi adattatela alle vostre circostanze. Vediamo un po'. Asso di bastoni, le intenzioni di lei nei confronti di lui, intenzioni di lei. E 6 di denari. Lei vuole dare un'opportunità a qualcuno, la vedo intenzionata a dare l'opportunità a qualcuno. Andiamoci a prendere un caffè, risolviamo qualcosa insieme. Il 6 di denari ha molto a che fare anche con la giustizia e la bilancia, no? Cioè, veniamoci incontro, vedo una lei propositiva. Rispetto alla situazione precedente, o comunque emozionalmente, così come sta, vedo una lei propositiva comunque a comunicare, a parlare. Vediamo il paggio di coppe, le azioni che lei farà nei confronti di lui col paggio di coppe. Qua abbiamo un re di spade. Io vedo che qua c'è una lei o che si apre a una nuova persona e lascia indietro una persona con la quale c'era tensione, va bene? Oppure vedo una lei che aperta a questo re di spade, può essere un segno d'aria, acquario, gemelli, bilancia. Vedo una lei che si apre, che corteggia, o comunque sia che è aperta emozionalmente, che comunica perché vuole risolvere alcune cose o semplicemente si vuole aprire all'altro, va bene? Ok, vediamo questo. Lei può avere anche più opzioni in questa settimana. Però sta nella sua zona comfort, intanto vaglia, ok? Decide, le sperimenta, diciamo. Vediamo il paggio di bastoni, energia finale di lei nei confronti di lui. Il 4 di bastoni, io qua vedo che lei propone anche un incontro, che lei vuole un incontro, propone un incontro, lo propone dall'alto del suo sacerdozio però, della sua papessa. Quindi vedo una lei aperta, propositiva a conoscere anche gente nuova, vedo che scambia parole con diverse persone e sta molto bene con se stessa. Se qua parliamo di una lei che vuole un lui o che c'è qua da questa parte con lui, è possibile, lei comunque la vedo aperta al dialogo, anche a... sì, non vedo una lei sofferente, mi spiego. Io vedo più un lui che ha un'energia di mancanza, vedo un lui a cui una lei manca molto, va bene? Quindi io qua vedo lei con degli incontri, fa degli incontri, magari aspetta lui, però va ad altri incontri, cioè nel senso perché no? Cioè ovviamente fate sempre quello che il vostro cuore vi aggrada, perché io ti vedo comunque sia una lei molto bene con se stessa, eh? Sì, molto bene con se stessa. Vedo una lei che può proporre anche un incontro e alcuni di lui per alcuni hanno dovuto rimandare un incontro per motivi di lavoro, famiglia, madre, eccetera, eccetera, o anche un'altra persona. Però io qua vedo che sono più problemi di natura familiare, di lavorativa, anche se ci fossero altre persone, io vedo un lui che non ha una spinta emozionale verso quest'altra persona, ok? Ce l'ha verso una lei da quest'altra parte. Ok. Adesso, ragazze mie, andiamo a vedere un po' con i nostri oracoli, lui, lei, cosa, con quell'asso di coppe e il 10 denari, vedo questa riunione, lui dirà a lei, anche sistemare delle cose che sono successe per la famiglia, alcuni di lui, magari una madre e mezzo, lui vuole sistemare queste cose, una riunione, ok, vediamo un po'. Che cosa dirà lui a lei in questa settimana? Quali sono le parole esatte, voglio sapere.
le parole esatte di lui verso di lei. Io ti stupirò, ma stiamo qua ad aspettarti tutte. Vogliamo vedere, facci vedere, facci vedere, facci lei, Fantozzi, facci lei. Che fa? Mi dà del tu? No, no, il congiuntivo. Vabbè, insomma, vi ricordate Fantozzi? Vabbè, pazzesco. Io ti stupirò. Quindi io ti stupirò farà un gesto che stupirà lei. Ok. E vediamo un po' di cosa parla questo gesto stupefacente che ci fa in questa settimana. Vediamo un po' di cosa parla. Cosa ha alla base questo gesto? Io ti stupirò. Com'è che ci stupisce? Vediamo. Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Allora, qua c'è un lui che vuole sistemare le cose. Abbiamo già la giustizia qua per essersi comportato un po' male, per avere un po' ehm, ostentato alla fiducia di lei. mm. Quindi sono gesti, farà un gesto, farà qualcosa in questa settimana che la stupirà, perché magari lei non si aspetta di avere una spiegazione o un gesto che va a sanare quello che ha potuto fare. Lei non se l'aspetta, mi spiego? Non pensare male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Io qua vedo diverse cose, ma non vedo cose molto gravi, eh. Cioè, nel senso, vedo un lui aperto emozionalmente. Può essere qualsiasi cosa. Vediamo le altre parole esatte che lui dirà a lei. Ho mentito a tutti, io voglio solo te. Quindi con questo 7 di spade mi dice che lui ha mentito su quello che lui prova per lei, perché qua c'è un lui molto chiaro nelle carte, a cui una lei manca molto, che vuole andare verso di lei, farà un gesto che la stupirà in questa settimana. Magari ha detto ad altre persone che non voleva più lei, una lei specifica. Io leggo quello che vedo, voi l'applicate, ragazzi e ragazzi. Quindi io voglio solo te, ho mentito a tutti. Il suo cuore con la giustizia mi dice voglio solo te. Diglielo, ok? Ok, adesso siamo molto chiari. Ok. Adesso, ragazze mie, ci andiamo a fare ancora più specifiche con gli oracoli. Però prima mi devo mangiare un biscottino, devo bere un bicchiere d'acqua. Arrivo subito, eh. Eccoci qua, ragazze mie, ragazzi. Dopo il biscottino è tutta un'altra cosa. Allora, ehm, adesso volevo anche dirvi un'altra cosa. L'ho detta più o meno durante la lettura. Se guardiamo l'energia maschile come proprio che non ci fosse nessuno, va bene? Ok? Qua abbiamo un'energia maschile in questo momento molto connessa col bambino interiore, va bene? Abbiamo un'energia maschile molto connessa col bambino interiore. Tale energia connessa col bambino interiore lo porta un maschile a focalizzare i suoi pensieri su l'avanzare e far funzionare le cose nella sua vita, specialmente in quelle circostanze che riguardano la stabilità, il 10 di denari, famiglia, lavoro, e il suo cuore lo spinge, mosso dall'energia del bambino, che è quella propulsiva, quella più creativa, a mandare avanti le cose secondo quell'energia. D'accordo? Cos'altro? E nelle sue intenzioni questa settimana, al di là se c'è una lei o meno, sto parlando proprio di un maschile, così se leggessimo le carte, se non c'è nessuno, per esempio, ma questo vige anche se c'è qualcuno, va bene? Perché si legge a più livelli. C'è un maschile stanco, c'è un maschile stanco perché vuole tornare a quella manifestazione del mago del bambino che quando era bambino credeva che tutto fosse possibile. Deve tornarlo a credere. mm? Tant'è che con l'asso di coppe mi dice il suo cuore si risveglia e nelle sue azioni questa settimana il maschile fa azioni che parlano del suo cuore, quel bambino interiore, che lo portano a fare in questa settimana quelle azioni che riguardano la sua stabilità, concentrato in quello che per lui è stabilità. E da che cosa è dominato? Dalla regina di denari, dalla sua parte femminile però in denari. Cosa vuol dire questa cosa? Che la sua parte femminile lo porta a radicarsi in questa settimana, a radicarsi in se stesso e a fare azioni che parlano di radicamento. Secondo i suoi tempi ti dice non ti affannare, non ti preoccupare, ti dice la sua parte femminile interna. Hai aspettato tanto, va bene, ma non ti preoccupare, prendi le cose con calma, perché adesso il tuo bambino interiore ti guida, non facendoti raccontare più le bugie al tuo cuore. Va bene? Questo è da leggersi anche questo che vi ho detto adesso sulle nostre azioni. Sono conformi a quello che vi ho detto.
Se qua vediamo per esempio una lei che non ha nessuno, ma qua già sono andata nella spiegazione un po' di più, vediamo un'energia femminile che sta molto bene con se stessa. Sta molto bene con se stessa, può avere un po' di come devo sistemare questa cosa sul lavoro, come devo fare quest'altro, allora ci penso, dall'alto della mia saggezza, mi lascio guidare dal mio intuito. Sto bene con me stessa, il mio cuore fluisce di energie. La regina di denari qua al blocco è come se è il femminile, che alcune di lei, il femminile è quello che ha pazienza. mm? Molte di lei hanno al blocco il loro femminile interno, che è quello che deve avere più pazienza, perché per concretizzare tutto quello che vogliono, l'asso di denari, in più aspetti della loro vita, devono avere più pazienza. Regina di denari al blocco. Mm? E qua vedo una lei aperta comunque alla condivisione, all'apertura con l'altro, e vedo delle lei che hanno degli incontri. D'accordo? Ok, questo è da leggersi proprio anche su questo piano. Non lo faccio spesso, altrimenti io, se devo leggere lui e lei su tanti piani dell'esistenza, perché andrebbe anche letto così, però farei 6 ore di video, lo sapete, no? Però poi con i nostri interattivi le informazioni che devono arrivarvi vi arrivano. Allora, detto questo, io sapete che cosa voglio fare? Mo vedete. Prendo queste carte. Dove stanno i segni? Oltre ai segni che vi ho letto, mettiamo solo per segno zodiacale e ascendente i segni maggiormente coinvolti in questa stesa a livello relazionale. Va bene? Oltre ai segni che vi ho detto principali, che sono Cancro, Gemelli, Bilancia, Capricorno, Vergine, Toro, mm? Pesci e Leone, andiamo a vedere se ci rimarcano gli stessi a livello relazionale, ok? Quindi per chi ha una persona specifica e per chi la incontra anche in questa settimana. Vediamo, allora, per segno zodiacale ascendente, 3 segni mettiamo principali, vediamo se ci vanno a confermare questi o se ce ne aggiungono degli altri. Però al di là dei segni, ragazze e ragazzi, l'energia è questa, ok? Vediamo su chi va ancora fa più presa la cosa. 3 carte, per favore. Mettiamo 1, 2 e 3. Allora, segni maggiormente coinvolti oltre a quelli che abbiamo appena detto. Pesci, vedi? Ok. Toro, infatti l'abbiamo detto. E Capricorno, li abbiamo detti. Va bene? Ok. Adesso ci andiamo a mettere le nostre carte associative, metaforiche associative, che vi piacciono tanto, pure a me. Andiamo a vedere adesso i vari lui in questa settimana. Mettiamo 3 lui, dove andremo a leggere sia la parte psicologica di un lui soltanto con le 3 carte, sia magari 3 lui, la tipologia che possono incontrare le lei, va bene? Ok, o i lui se sei uomo. Vediamo. Allora, che faccia hanno i lui di questa settimana? Una faccia di belli in busto, così, belli in busto. Vediamo, che faccia hanno? Eccolo. Ah, questo con i capelli lunghi ci esce spesso. Sempre lui che dice ciao Fra, voglio esserci pure io nelle tue stese. Ti do il benvenuto pure a te. Allora, abbiamo un lui così in questa settimana, abbiamo un lui capello lungo, un lui con un po' di giacca sbottonata, un po' figlio dei fiori mi viene da dire, un po' volemo se bene, un po' di... Allora, come fisionomia, barba, capelli lunghi, molte di lei possono incontrare un lui così. A livello psicologico, anche se magari hai i capelli corti, senza barba, eccetera, a livello psicologico, qua c'è un lui come se si lasciasse, come se
fosse consapevole di ciò che sente, rispetto a tutto quello che abbiamo detto prima, no? In contatto col suo bambino interiore. Ha lo sguardo un po' basso, no? Come se fosse un po' timido rispetto a questo approccio al suo bambino interiore, però al tempo stesso è un lui che ci vuole provare, andare incontro a quel bambino interiore, sentirlo dentro e farsi guidare nei suoi passi in quello. Un lui molto dolce anche, non carismatico quanto molto dolce, quindi il carisma è dato dalla dolcezza. Un lui molto dolce in questa settimana. Ok, andiamo a vedere altri lui che compaiono, vediamo un po'. Altri lui che compaiono eccolo, un lui che fa che sta facendo qua? Aspetta, vedete? Allora, qua c'è un lui che c'ha vestito in modo come se fosse uscito dall'ufficio e c'ha in spalla una chitarra, mi sembro io in Australia con la chitarra in spalla. Allora, che sta in un bosco, sembra uscito dall'ufficio con i mocassini, la giacca, i pantaloni eleganti, la camicia, con la chitarra, con in mano un bastone, che sta facendo l'equilibrista su un tronco. Della serie, da quanto tempo non vado in campagna? Esco dall'ufficio e vado in campagna. Allora, qua è lui che nonostante l'abito si vuole anche prendere poco sul serio, perché si è preso sul serio troppe volte. E quindi dice la leggerezza è quella che devo prendere sul serio. Leggerezza che vuol dire? La leggerezza significa giocare come i bambini. I bambini l'unica cosa che prendono seriamente è il gioco e quindi c'è un lui che capisce l'importanza del gioco della vita, l'importanza di non prendere seriamente tutto ciò che accade perché l'ha fatto troppe volte rimanendoci male. Quindi abbiamo lui in questo caso che si dà più alla sua parte creativa, la parte più sensibile, te l'ho detto anche qui. Quindi vediamo un lui che anche se lo vediamo con la giacca, i pantaloni eleganti e la camicia, gioca con la vita, va bene? Si concede in questa settimana la possibilità di giocare con la vita, seguendo il bambino interiore e anche laddove ha a che fare con questioni lavorative, eccetera, le prende più con filosofia, prende più con leggerezza le cose e dice se è necessario, qua come ti ho detto, no? Fare le cose a poco, allora io le faccio, ma intanto mi godo quello che faccio. Ok, vedo un lui che è molto più in contatto con se stesso come poche volte accade. Ok, vediamo ancora quale altro lui ci compare. Qua c'è un lui girato di spalle che guarda il mare, che entra nell'acqua. Qua c'è un lui molto in contatto con le proprie emozioni questa settimana, cosa che per il maschile, voglio dire, è ostica come cosa, no? Negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni stiamo assistendo a questo maschile che è in contatto con le proprie emozioni e non le denigra più, ma come noi anche, no? E qua c'è un lui voltato di spalle che guarda le sue emozioni, quindi che guarda il mare. Qua c'è un lui che dalle spalle ha qualcosa che ha a che fare con la rigidità e osserva le sue emozioni, le onde senza averne più paura, si sta per tuffare nelle sue emozioni, dando le spalle a tutto ciò che è razionale, dando le spalle a tutto ciò che lo limita. Si sta per tuffare nelle sue emozioni, ok. Un lui anche più menefreghista di ciò che è razionale, di ciò che è secondo una morale giusto fare così. No, no, dà le spalle a questo e va verso, si lancia nelle sue emozioni, si lancia in ciò che sente. Lo diciamo con tutta la stesa, eh? Ok, bellissima questa energia, bellissima. Va a ricercare anche con queste carte nei ricordi del suo passato, quando si è nei ricordi della sua infanzia, le emozioni, no? 6 di coppe come prima carta, quando ha sentito la gioia di vivere di nuovo e la ritrova in questa settimana. E anche se la sua parte razionale con queste carte qui ti dice, ma che fai, sei uno stupido? No, no, io intanto ci provo, il fai come se. Mm? Ok. Bella, veramente bella questa energia, eh? Andiamo a vedere adesso le nostre lei, le nostre lei che compaiono in questa stesa.
Vediamo un po' le nostre lei che compaiono in questa stesa. Quindi qua ragazze, se andate al mare lo trovate, se andate in campagna lo trovate, se andate in un bar pure. È sempre lo stesso, che gira per tutte voi, è sempre lo stesso. Va bene, ok, andiamo a vedere adesso. Vediamo un po' le nostre ragazze, le nostre lei, le nostre signore. Vediamo. Allora, quali sono le lei che troviamo in questa settimana? Quali sono le lei che troviamo in questa settimana? Quali sono le lei che troviamo in questa settimana? Eccola! E chi è questa? Oh, signor, guarda, ragazze, la vedete? Qua abbiamo una lei che si fa è una detective. È una lei che occhiali, volto scuro, un po' detective. È un po' una lei col cappello che non si vuol far riconoscere. Lo vedevamo anche qui, no? Un'energia molto introspettiva, una lei che scruta prima di aprirsi. Vediamo una lei un po' più centrata su di sé. A volte un po' delusa, anche un po' con questo sguardo un po' pauroso, diciamo, un po' così. Vediamo quale altra lei, le altre lei che compaiono, vediamo un po'. Anche una lei, qua c'è una lei con, io credo che abbia camicia un po' lei vestita da lui, no? Con questo cappello. Lei ha lo stesso cappello di lui qua. Come se lei si volesse mettere anche nei panni di un lui. Mm? Vedo una lei nei panni del maschile. Ecco, vedete un po' come vi risuona. Vediamo, questa è caduta. Ma dietro di lei c'è così, c'è Magica Amy qua dietro. Dietro questa signora, tada, c'è Magica Amy. Guarda, qua c'è una lei che non lascia trasparire molto quello che sente inizialmente. Qua c'è una lei che mangia i biscotti, è felice, con uno sguardo un po' malizioso, la bambina. C'è dietro questa signora adulta, c'è una bambina. Mm. È un po' la cosa che succede anche a lui, no? Dietro il signore adulto c'è il bambino interiore. Io qua vedo una lei che viene piacevolmente sorpresa in questa settimana. Va bene? Lo vedevamo anche qua nelle sue azioni. Viene piacevolmente sorpresa e si fa lei piacevolmente sorprendere. Cioè, è come una lei che dice: te la devi lavorare il mio sì al prenderci il caffè, ok? E qua vediamo che ci sono dei lui che se lo lavorano bene la cosa. Infatti, lei non solo il caffè, anche i biscottini, ok? Quindi sì, c'è una lei che all'inizio sta un po' così e poi si apre. Qua c'è una lei bellissima, si apre del tutto qua c'è una lei che si denuda, bellissima, vedo questi colori bellissimi. Allora, qua abbiamo varie tipologie di donne ed è quello che molte lei sperimenteranno in questa settimana, no? Magari con un lui sono così arrabbiate, con un lui stanno così e con un altro lui stanno così. È possibile perché qua ci sono opzioni pure, eh? Con un lui chiudono, con un altro lui magari si aprono, dalla bambina alla donna un po' maliziosa, anche qui, è un'energia di questa natura. Qua vedo con questa terza carta una lei con questi colori rosso, blu, verde. Qua vedo una lei con questo colore rosso, con questo rosso molto radicata in se stessa, e lo diciamo anche qui, no? Primo chakra, cioè il diritto a vivere, primo chakra, no? Con questo blu mi parla che lei comunicherà, quinto chakra, comunicherà dalla base del suo radicamento in se stessa. E guardate se non è quello che vi ho detto prima. In contatto con se stessa, qua abbiamo il verde anche col quarto chakra. Guardate, io vi dico, con questa bambina con i capelli biondi, qua c'è tanto giallo, no? Pure il giallo è il terzo chakra, cioè lei ha molta autostima in questa settimana, sicurezza di sé, plesso solare. Può intimidire allo stesso tempo, nella misura in cui può intimidire, sfida chi sfida? Sfida l'altro fuori da sé nell'oltrepassare i suoi confini.
E qual è l'arma affinché il maschile oltrepassi i confini del femminile? Il bambino. Il bambino interiore fa aprire la lei completamente. Il bambino interiore di lui, eh? Mm? Wow, bellissima, questa è stata proprio una canalizzazione, bellissima veramente. Bello, 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 bello. Ok, adesso ragazze e ragazzi, ci andiamo a mettere. Tu stai riprendendo nel frattempo? Sì. E andiamo a vedere adesso con quali ci mettiamo, ragazze? Ah, mi sta ispirando queste sibille regionali. Vediamo un po'. Allora, rispetto a dei lui che hanno quel 10 di denari al blocco, voglio vedere cosa ci dicono le sibille regionali. Rispetto a lui che hanno il 10 denari al blocco, e può essere famiglia, lavoro, responsabilità, vediamo un po' cosa ci aggiungono per avere più casi specifici. Sì, lavoro, soldi pochi. Trionfo è come se vogliono avanzare per avere più denaro. E quindi è una questione riguardante il denaro, soldi pochi o anche essere un po' abbattuti per avere più stabilità. Vediamo un po'. Quante sono importante. Lettere, stanno attendendo del qualcosa che ha a che fare con responsabilità, lettera documento. Quello che ho da un capo, da un datore di lavoro, quello che stanno sognando loro è quello di avere ehm, stanno attendendo delle questioni burocratiche anche, va bene? Questo per darvi informazioni aggiuntive in più. Attendendo questioni burocratiche da una persona importante, può essere commercialista, datore di lavoro, avvocato, attendendo questioni importanti. Ok, era giusto per avere dei dettagli in più, così li potete applicare alla vostra circostanza. Adesso ci andiamo a mettere eh, questa cosa molto interessante, voglio andare a fare per vedere l'archetipo del bambino interiore, cosa lo porta a fare in questa settimana al maschile. Cosa lo porta a fare al maschile l'archetipo del bambino interiore in questa settimana? Che cosa integra con questo bambino? Il bambino perché spinge tanto? Il bambino, l'archetipo del bambino perché spinge tanto? Cos'è che deve integrare il maschile in questa settimana? E bambino naturale, non ci posso credere. La gioia della parte femminile, bambina naturale, la gioia della sua parte femminile, come vi ho detto qua con la regina di denari. Quindi, perché il bambino spinge tanto in questa settimana? Affinché lui sia amabile, dolce con se stesso e con gli altri. Va bene? Ok. Vediamo un po' le nostre lei invece. Cosa andiamo a integrare in questa settimana, le nostre lei? Mujer fatal, donna fatale. Ragazze, qua siete donna fatale in questa settimana. Che ti ho detto? Che siete prima di tutto impenetrabili, imperscrutabili e poi, grazie alla dolcezza del bambino, diventate donna fatale. Ragazze, donne fatali siete in questa settimana, ma già con la papessa si preannunciava un po' qua. Risalta l'energia erotica del femminile, apri il tuo cuore quando la tua dipendenza è tagliata. Qua non avete più dipendenze emozionali in questa settimana, diventate donne fatali, madonna mia, donne fatali. Ecco perché tutte queste energie qua, donne fatali, impenetrabili, ma chi entra solo con il bambino. Mm? Wow. Ragazze, io direi che qua niente, non aggiungo altro. Vediamo un po' che dicono due di queste. Vediamo un po' cosa aggiungono. Qua mi sta arrivando questo, molte di lei con questa donna fatale, no? E con queste immagini di lui, no? E qua ci sono dei lui che veramente si buttano nell'oceano, lasciano qua dove stanno lavorando e vengono
su un tronco con la chitarra, con la giacca, i pantaloni da ufficio. Cioè, eh sì, qua c'è persone che le mandate un po' in tilt in questa settimana. Brave ragazze, ok. Andiamo a vedere cosa ci aggiungono questi oracoli. Cosa ci aggiungono questi oracoli? Anima gemella spirituale. Anima gemella spirituale. Qua c'è qualcuno che ti sente. Qua c'è il maschile col 6 di coppe, anima gemella, fiamma gemella, che ti sente anche se non vi vedete o non vi siete visti. Ancora. Stai ricevendo dei segnali, infatti questa settimana ricevi dei segnali. Ancora. Mancanza di dolcezza. Cioè, ragazze, qua vi ho detto che sarà lui dolce. Qua ci sarà una dolcezza che viene riacquisita. Perché i segnali che vengono mandati dall'universo portano all'integrazione di questa dolcezza. Tant'è che qua c'è anche la bambina che abbraccia un coniglietto, mi spiego, quindi la accudire empatia. Quindi questa settimana sarà l'insegna, tant'è mancanza di dolcezza, lui diventa dolce, qua c'è una lei che inizialmente non è molto dolce, no? Quindi anche tu vai a integrare la dolcezza, ricevendo segnali anche dalla tua anima gemella spirituale o dal mondo invisibile. Ok, questo è da leggersi a più livelli, no? Come a più di livelli si legge lui, lei, anche in questo caso. Ragazze mie, voglio mettere l'ultima, mettiamoci l'ultima di queste, gli angeli del cuore, mettiamone 3. Allora, dall'11 al 17 marzo la sintesi di tutto questo con gli angeli del cuore del nostro lui lei. 1, 2 e 3. Allora, sintesi. Flirt, amore non corrisposto e sicuro amare per te. Allora, qua mi stanno parlando che ci saranno dei flirt, amore non corrisposto, qualcuna rifiuta qualcun altro, o succede che c'è un rifiuto, o succede che qua lui si sente non corrisposto da qualcuno e c'è un rientro. Si sente che alcuni di lui possono avere un rifiuto, c'è stato un amore non corrisposto e possono avere un rientro. È sicuro amare per te la carta dell'autostima. E qua ti ho detto che c'è molto femminile che ha autostima. Ma anche da questa parte c'è il maschile che prende autostima, amare, no? E fa delle azioni che hanno a che fare con anche un riprovarci e con, cioè avere autostima, ci riprovo, va bene, perché c'è questa profonda nostalgia. È sicuro amare per te è la carta proprio dell'autostima, dove c'è una lei che viene corteggiata qua sotto, ok? E qua abbiamo anima gemella. Di nuovo anima gemella. Quindi ragazze mie, qua c'è un po' di tutto, diciamo. Io vedo delle lei che hanno dei flirt, rifiutano qualcuno per dare spazio a qualcun altro, consapevoli della propria autostima. E c'è un'anima gemella qua, in questa settimana. Ok. Ragazze mie e ragazzi, io non chiedo altro, bellissima stesa, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutte quante e a tutti quanti, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!